Walt Disney presents... Andiamo in giro nel parco dello zio Walt. Ehi, guarda, questo è Joachim e Boaz. Questo parco deve essere costato una fortuna. Mi chiedo dove abbia preso tutti questi soldi lo zio Walt. Ci dicono tutto, zio Walt. Questa mappa, la nostra terra in Florida si trova in parte della contea di Orange. Questa mappa, la nostra terra in Florida, si trova in parte nella contea di Orange. Uno dei miei telespettatori ha detto che la parola Disneyland suonava così: nuova terra. Ben trovata, Hertie. Grazie. Come ho mostrato nei video precedenti, che Disneyland è una copia del nostro cratere. Ma lo sapevi che anche Walt Disney ha creato un mondo Disney, questo nuovo mondo? Beh, raccontaci tutto, zio Walt. Ecco Walt Disney. Benvenuto un po' di Florida qui in California. Oggi voglio condividere con voi alcune delle nostre idee per il mondo Disney. Ora, il prologo di questo film ti ha parlato un po' della filosofia che ha reso Disneyland in California quello che è oggi. Naturalmente ci sarà un altro parco divertimenti a tema in Florida, simile a quello in California. Stiamo ora sviluppando un piano generale che comprende il parco a tema e tutte le strutture intorno ad esso che serviranno turisti, hotel, motel e una varietà di attività ricreative. Infatti questa piccola area è solo 5 volte più grande di Disneyland in California. Ma come puoi vedere in questa pianificazione generale, il parco a tema e tutti gli altri turisti, le strutture riempiono solo una piccola area del nostro enorme progetto della Florida. Ha messo il nostro cratere su Disneyland? Allarghiamo. Così non devo spiegarti che zio Walt ci mostra i dintorni del cratere Terra. Ma, zio Walt, perché la terra del cratere è così piccola sulla tua mappa? Questa piccola area da sola è 5 volte più grande di Disneyland in California. Ah, va bene, allora facciamo un confronto. Ok. Ok, forse dovremmo guardare la nostra mappa tridimensionale. Ma prima dovete rendervi conto che se il nostro cratere è di 40.000 km, tutta quest'area è di circa 400.000 km. Vediamo di lato e vedrai i 5 pezzi più importanti della mappa. Vedrai che sono situati su elevazioni nel terreno. In questo momento i nostri piani includono un aeroporto del futuro qua giù negli aeroporti e qua su nella contea. Aeroporti del futuro. Beh, diamo un'occhiata. Ma probabilmente perché questo aeroporto è situato così lontano dal nostro cratere. È l'unico terreno adatto per un aeroporto. Ma come diavolo farai a far volare un aereo a 400.000 km dalla Terra? Bene, hai messo un aereo su un razzo. Lo spari nell'esosfera, quindi suppongo che tu possa volare molto più veloce nell'esosfera e da lì puoi scendere come un parapendio che atterra sulla Terra più grande. La mia ipotesi sarebbe che in questo modo abbiano portato circa 100 navette sulla Terra più grande. Un complesso d'ingresso dove tutti i visitatori entreranno nel mondo Disney. Ok, il complesso d'ingresso
Guarda le montagne circolari nel mezzo. Che tipo di visitatori si aspettano? Un'area del parco industriale che copre circa 4 km quadrati. L'area del parco industriale, diamo uno sguardo. E naturalmente l'area del parco a tema quassù. E tutte queste varie attività nel mondo Disney saranno legate insieme da un sistema di transito rapido ad alta velocità che esegue quasi l'intera lunghezza della proprietà. La parte più eccitante, di gran lunga la parte più importante del nostro progetto in Florida. In effetti il cuore di tutto ciò che faremo nel mondo Disney sarà la nostra città, prototipo sperimentale del domani. La chiamiamo Epcot, scritto E-P-C-O-T, prototipo sperimentale della comunità del domani. Qui è in scala più ampia. No, la chiamerei città psicopatica extraterrestre di oggi. Questa è abbastanza ovvia, la forma circolare a sinistra, le montagne al centro. Diamo ora quindi uno sguardo alla sagoma dell'acqua. È quasi come uno stivale. Ingrandiamo questa casetta qui. La porta nella casa. Epcot prenderà spunto dalle nuove idee e dalle nuove tecnologie che sono ora emergenti dai centri creativi dell'industria americana. Sarà una comunità del domani che non sarà mai completata, ma introdurrà e testerà sempre per dimostrare nuovi materiali e nuovi sistemi. Diamo un'occhiata a un'altra visione della mappa dei trasporti e vediamo come scorre il traffico attraverso il cuore della città su 3 livelli separati. Nella parte inferiore c'è il percorso dei camion riservato ai veicoli di rifornimento. I camion avranno un facile accesso a tutte le banchine di carico e agli ascensori di servizio per la consegna dei beni commerciali. Il livello medio è il passaggio stradale esclusivamente per auto. Ma le automobili e le autostrade non saranno il modo principale per entrare e uscire dalla città. Il cuore pulsante del trasporto di Epcot saranno i 2 sistemi ad alimentazione elettrica, monorotaia e wetway, che si irradiano da e verso l'atrio dei trasporti. Il sistema chiave in questa rete sarà una monorotaia, il wetway per spostare le persone. Dai un'occhiata alla posizione di Epcot sulla mappa della Luna. Quindi l'ho dipinta con alcuni colori. Questa posizione è in realtà abbastanza vicina al nostro cratere. Per le persone che hanno visto il mio video Fuga dalla Terra piatta, ho già detto che sospettavo che ci fosse una base sotterranea, quindi probabilmente sarà Epcot. Quindi il re in nome è probabilmente Walt Disney. E come vedi ci sono altre colonie che circondano il nostro cratere. Cosa vediamo qui? È zio Walt, imperatore. I guardiani delle carceri stanno definendo il piano per i prossimi 100 anni. Lo zio Walt mostra i membri del culto, quale territorio colonizzeranno, e probabilmente avvertendo gli altri culti di stare alla larga, mentre gli ignoranti schiavi
sono rinchiusi nella loro prigione. Una piccola prigione blu a forma di palla. Lo spazio non è lassù, è qua giù. C'è un territorio enorme da colonizzare. E che dire delle persone che vivono ad Epcot? Cosa stanno pensando? Sanno dell'esistenza della terra più grande? Probabilmente sono anche loro prigionieri, ma sono un numero, sono un uomo libero. Dove sono? Nel villaggio. Cosa vuoi? Informazioni. Da che parte stai? Tu che diresti? Vogliono informazioni. 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 Non le otterrai. Con le buone o con le cattive? Le avremo. Chi sei? Il nuovo numero 2. Chi è il numero 1? Tu sei il numero 6. Non sono un numero, sono un uomo libero. Ma tristemente zio Walt muore. Walter Elias Disney muore. O dovremmo dire alter ego Disney muore. Così, nuovi leader, nuovi piani. Così hanno costruito un nuovo parco a tema, Epcot, con al centro una grande palla, astronave terra, la nostra piccola prigione. All'interno della palla puoi vedere un'esposizione sulla storia del mondo, tutto falso ovviamente. Guarda il mio video L'impero del falso Cristo. La stella della morte è come un cratere in una terra più grande. Ricordiamo le parole del signor John Kerry. Dovreste sapere che quelli che ci osservano da lontano sono preoccupati. Ho visto e sentito alcuni dei leader di altri pianeti. Sono molto preoccupati perché domandano in che maniera continuerà l'Unione Europea. Perciò penso che dovremmo rassicurare gli europei e quelli che ci osservano da lontano.